ritorno dall'ennesimo spostamento, anzi rinvio di sentenza. Cosa ne emerge? Beh, innanzitutto grande conclusione di Antonio, che ha sintetizzato negli ultimi anni questa vita, diciamo, e che poi ha interpretato benissimo i messaggi neanche troppo in codice di quel documento, e dando il contesto, parola che ha pronunciato più volte, non si sofferma, proclamandola persino. Ecco, descrivendo il contesto si comprende quello che era successo. Alcuni passaggi li avevo persino dimenticati. Ora, come spiegherò mai, ma non a un francese o un norvegese, ma anche solo a un torinese o a un milanese, come spiegherò mai che le minacce più feroci avvengono in pubblico e gli avvisi militari più pericolosi avvengono all'interno di un linguaggio apparentemente innocuo? Come glielo faccio spiegare? Come gli faccio spiegare che in quel documento c'era un messaggio chiaro: fermatevi, fermatevi, e che una volta che questo messaggio si fa esplodere all'esterno mediaticamente, loro lo devono negare, ritrattare. È fondamentale. Cioè, come lo spiega la gente? La gente pensa che la minaccia sia: se non fai questo ti sparo. Che è una minaccia che, diciamo, si bassa, non la farebbero mai dei capi, che sono sotto sentenza di un processo fondamentale, il processo Spartacus. Loro si aspettavano che di fronte a quel messaggio si cambiasse linea, e si aspettavano questo perché hanno sempre fatto così, hanno sempre minacciato in questo modo, e facendolo hanno sempre ottenuto il risultato. Quando il risultato non avviene, e non avviene perché l'Italia in quel momento aveva un'attenzione mediatica alle vicende di mafia dopo guerra enormi, loro si sentono spalle al muro. Questo è il punto centrale. Se non si comprende questo, però c'è bisogno di tanta comprensione, di tanto studio per capire queste dinamiche. Resta il fatto che in aula eravamo soli, cioè sì, c'era la Federazione Nazionale Stampa e ha fatto un'ottima conclusione, anche l'avvocato Giulio. Però mamma mia, comunque sei sempre solo contro un personaggio storico del clan e il suo avvocato, peggio, il suo caporale. Avanti una linea difensiva tutta dentro una lettura lineare tipica di chi non conosce, ma magari anche lui stesso, tipica di chi non conosce le dinamiche di mafia. E lui dice: perché un uomo condannato a più ergastolo, cioè se Benedetti dopo morto dovesse resuscitare, ha altri 100 anni da fare. Mi sembra una battuta, ma così è. Dice: perché uno che ha 2 ergastoli, più che 2 ergastoli, si mette a temere, quindi si mette a difendersi dall'accusa, dalla richiesta di 1 anno di carcere, perché lo espone moltissimo come capo.
o come anche ex capo. Se è ex è perché è stato sconfitto, non per sua scelta. L'aver minacciato più giornalisti, perché immediatamente dimostra che non è stato capace, che è fallito e che di fronte a una sua intimidazione puoi fregartene. Ciò significa che quando lui minaccerà o intimidirà che è parte del capitale della sua organizzazione, le persone potranno dire: vabbè, figura, quello dopo che ha minacciato la Saviana e non è riuscito a fermarlo, pure noi continuiamo. È un qua. Il pentito Antonio Iovine ci tiene a non essere condannato per le minacce nei miei confronti di Rosaria, perché sa bene che la sua seconda vita che vuole ottenere col pentimento sarebbe stata per sempre segnata da una condanna per minacce nei miei confronti. Era Iovine colui che ha minacciato i giornalisti, mentre oggi Iovine è ex mafioso, cosa diversa. La minaccia ai giornalisti per chi, nel caso suo, vuole fare il collaboratore di giustizia è un precedente che ti condiziona moltissimo. Più di un omicidio, più di decine di omicidi, perché le decine di omicidi sono interni alla logica mafiosa. Colpire un giornalista è starne fuori, cioè non uccidere solo interni, ma guardare al di fuori del proprio clan, al di fuori della sintassi criminale. Allora, per dire, no, che Iovine intelligentemente sa che deve smarcarsi. Bidognetti, per una ragione diametralmente opposta ma simile: se io ho minacciato Saviano e Saviano è ancora lì e c'è stato tutto questo rumore, significa che ho perso la mia capacità di intimidire. Significa che tu domani puoi denunciare anche tu. Significa che tutte le persone, diciamo, che sono dentro la mia rete criminale possono denunciarmi e non succede niente. E lui ci tiene moltissimo. Ma spera l'avvocato, probabilmente l'avvocato avrà fatto un ragionamento così logico senza conoscere come funzionano le regole. E poi c'è anche un'altra cosa. Lui dice: Bidognetti è in carcere da tutta la vita e non comanda. Bene. E allora perché non si pente? Se non comanda più, se non ha più rapporti di potere, perché non si pente? Se è tutto passato e quindi tutto ormai è andato in giudicato, la sua vita è finita, apre con lo Stato una serie di tavoli in cui può finalmente collaborare con la giustizia. Quindi perché non lo fa? Non lo fa perché vuole mantenere il suo status di camorrista. Allora, o dici che non è camorrista e ci sta, sei il suo difensore, dici che non è camorrista, è in galera per errori, perché lo stanno perseguitando. O se dici che è camorrista, non puoi assolutamente dire che non ha più potere, perché in quel caso, se non ha più potere o non è più camorrista, cioè ha smesso i rapporti con i clan, il pentimento sarebbe la scelta più logica. E che invece non ti penti perché sai che pentendoti interrompi il tuo ruolo di potere. Sta una merda, però non mi perde più di niente. E diciamo, mi dispiace sempre che capire che se non stai dentro queste dinamiche, ma proprio dentro è molto facile sviarsi. Cioè, quello che sembra un complimento è una minaccia, quello che è una minaccia a volte non lo è per niente. Quello che puoi intuire essere un comportamento ambiguo è invece un comportamento ordinario, quello che invece è un atteggiamento ordinario che comprendi che è un messaggio. Io sono convinto che ho avuto tutti gli avvocati nei miei confronti molto ben disposti, gli avvocati di camorristi, perché loro non vogliono pregiudicare il suo rapporto con me. Cioè, è una cosa che mi ha molto stupito.
nel senso che non vogliono apparire come avvocati di camorra, ma dicono noi stiamo difendendo un reato che secondo i nostri clienti non hanno commesso, noi essendo pagati per questa cosa, noi cerchiamo di mostrare, perché il processo possa avvenire nel modo migliore, le contraddizioni, ma non è che stiamo con chi stiamo difendendo. Sono sottile, ma il selfie che mi ha chiesto l'avvocato, che è molto l'avvocato difensore di Sant'Anastasio, si avvicina e mi chiede un selfie, mi ha fatto anche persino piacere, cioè un modo per dire io non c'entro niente,